Ma poi fondamentalmente per incominciare a suonare il sax, quanti soldini bisogna spendere fra comprare lo strumento, tutti gli accessori necessari, eccetera, eccetera? È una domanda che mi fanno spesso, di cui ho già parlato nel blog del mio sito con un articolo apposta che magari ti metterò nella descrizione di questo video, ma è un argomento molto importante perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Per iniziare a suonare il sassofono, in realtà non è che c'è bisogno poi di svenarsi. Ovviamente comprando strumenti blasonati si inizia meglio, è ovvio, però bisogna anche avere una disponibilità economica non indifferente, perché uno strumento da studio, per esempio della Yamaha, costa già 1000 euro soltanto lui. Quindi è molto importante poter avere la possibilità di comprare uno strumento comunque valido, comunque intonato e comunque con un buon suono, che ti possa dare la possibilità di iniziare bene senza spendere troppo. Oggi te ne parlo nel dettaglio in questa pillola, con link, con prezzi e con budget finale, ma arrivo subito dopo l'intro. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una sassofonista professionista, un'insegnante, una formatrice e una coach professionista. Aiuto le persone a incominciare a suonare lo strumento, a perfezionarsi e per alcuni a rendere l'hobby del sassofono addirittura una professione. Ho 20 anni di esperienza nel campo e ho insegnato a suonare a oltre 1000 persone. Questo mi rende molto orgogliosa e molto felice, soprattutto perché ho aiutato tantissime persone a trovare uno spazio sano nella propria vita. Perché la musica è come se fosse un mondo nel mondo. Noi viviamo in un mondo e la musica è un altro mondo che noi ci creiamo da soli, dove possiamo esprimere esattamente quello che vogliamo, ed è un rifugio sicuro dove io posso trovare qualcosa di bello sempre. Non è solo una cosa meravigliosa, è una cosa che ti cambia completamente la vita. Per iniziare a suonare ti serve ovviamente un buon strumento che non ti dia problemi, che possa durare qualche anno affinché tu poi, diventando bravo o brava, possa comprare uno strumento di qualità superiore, ovviamente. Ti servono poi tutta una serie di accessori che io ti consiglio di comprare perché ti agevolano tantissimo il lavoro e non vanno a incidere poi così tanto sul budget. Andiamo al computer e facciamoci due conti. Eccoci qui davanti al sassofono alto Starton SAS 75. Questo strumento costa attualmente 298 euro, è uno strumento semplice ma funzionale, ha tutto quello che serve per stare tranquilli per almeno 1, 2, anche 3 anni, se non succedono incidenti con lo strumento che cade o non succedono altre cose particolari. La cosa interessante di questo strumento è che, a parte essere uno strumento da studio ovviamente, però comunque che ha un certo design, insomma anche abbastanza carino da vedere, ha la chiave del fa diesis acuto, troviamo anche il bilanciere delle chiavi del quadrante, che è una cosa molto interessante, molto utile soprattutto quando si studia, cosa che spesso negli strumenti da studio non è presente. Ha una bella custodia sagomata, molto molto carina, che è questa qui, molto carina, molto funzionale, lo strumento è ben fasciato, non dà particolari problemi, è uno strumento intonato con una buona meccanica e una discreta qualità di suono. Poi dal sito di Thomann troverete poi tutti i link nella descrizione di questo video, potete anche sentirlo suonare. Thomann dà sempre la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati e 3 anni di garanzia. Cosa significa questo? Significa che entro 30 giorni, se lo strumento per qualsiasi motivo non è di gradimento, si può tranquillamente mandare indietro e non si pagano neanche le spese di spedizione e vengono rimborsati completamente i soldi, e quindi è una garanzia ulteriore, perché se c'è qualcosa che non convince o che non piace, si ha sempre la garanzia che lo strumento possa essere completamente rimborsato. Fra l'altro, questo strumento è stato già recensito nel mio canale, ti lascerò il link della recensione completa così puoi sentirlo in azione. Un'altra cosa molto importante che bisogna considerare quando si incomincia a suonare è la qualità dell'imboccatura. Sì, è vero, nello strumento Starton l'imboccatura è compresa nel prezzo, però è un'imboccatura un pochino da sostituire, a mio avviso, con una imboccatura Yamaha apertura 4C. Questo permette di avere una migliore proiezione del suono e una migliore qualità anche del suono. È un'imboccatura piuttosto economica, solo 39 euro, con un'apertura di 1,60
60 mm realizzato in materiale plastico, che secondo me vale la pena di acquistare, anche perché ha una durata, se non cade a terra si rompe ovviamente, una durata piuttosto lunga. Una cosa da abbinare a questa imboccatura sono sicuramente dei gommini da applicare all'imboccatura, perché permettono di migliorare il grip dei denti e per saldare meglio l'impostazione. Questo tipo di accessorio è molto importante quando si inizia, perché evita un bel po' di problemi. Oltre alla questione del grip dei denti sull'imboccatura, permette anche di non consumare l'imboccatura stessa, che con i denti spesso, soprattutto le imboccature di materiale plastico, tendono a consumarsi. Sono 8 pezzi, costano 7,99 € su Amazon, anche di questi troverai il link in descrizione. Ovviamente alla nostra lista della spesa non può assolutamente mancare un pacchetto di ance. Le ance Gonzales sono delle ance che secondo il mio punto di vista sono eccezionali, sono coltivate in maniera biologica con una qualità veramente molto alta. Si possono acquistare nelle varie numerazioni. Io consiglio per l'imboccatura Yamaha 4C un numero 2,5 e questo pacchetto di ance costa 26 €. Il pacchetto ne contiene 10 al suo interno. Sono delle ance molto resistenti, molto durature, e quindi con un pacchetto di ance potrei andare avanti diversi mesi. Ovviamente c'è da considerare il fatto che all'inizio, diciamoci la verità, se ne rompono parecchie, perché quando si va a montare l'ancia sull'imboccatura con la fascetta o con le mani spesso le ance si rompono, però comunque in linea generale dureranno diversi mesi. Poi sarà il tuo insegnante a suggerirti tecniche per ottimizzare l'utilizzo delle ance. Un elemento importante quando si incomincia a studiare musica è di avere un leggio. So che può sembrare una cosa banale, scontata, però il leggio veramente è importantissimo, perché spesso se poi noi ci andiamo a mettere a leggere su un tavolo, su una sedia, quindi poggiamo il libro sul tavolo, sulla sedia, non è il massimo, perché poi si potrebbero acquisire delle posizioni scorrette con lo strumento. Quindi 26 € ben spesi e un leggio solido della Thomann che ti durerà praticamente tutta la vita, e lo compri una volta, non ci pensi più. Ha un'altezza regolabile fino a 148 cm, quindi si può suonare sia seduti che in piedi. È fatto veramente molto bene e io lo consiglio sempre quando si comincia a suonare, perché sono quelle piccole cose che fanno la differenza, soprattutto nella postura e nella comodità anche di suonare. Per questo accessorio che ti serve, che è di fondamentale importanza, devo darti una buona notizia, perché questo tipo di accessorio è gratuito ed è il metronomo e l'accordatore o intonatore. Si scarica facilmente come applicazione del telefono ed è fatto veramente molto bene. Addirittura ha la possibilità di registrare, ha la possibilità di avere diverse cose da personalizzare, e io lo consiglio tantissimo, perché l'uso del metronomo e dell'intonatore, per quanto riguarda la mia didattica, è una cosa veramente troppo importante, non se ne può fare veramente a meno, e per fortuna è pure gratis. Un'altra cosa gratuita che però ti cambia completamente la vita è il timer organizzatore. In questo caso ho scelto un'applicazione gratuita, anche questa ha molte funzioni gratuite, quindi lo puoi utilizzare tranquillamente, che si chiama Focus To Do. Si tratta di un timer basato sulla tecnica del pomodoro, che io trovo veramente molto utile per rendere al massimo la resa dello studio. Ha anche delle statistiche, dei report che tu puoi consultare per capire quanto hai studiato, come hai studiato, eccetera. Sono piccole cose che ti cambiano completamente non solo l'approccio allo studio, ma anche la resa finale. Passiamo alla sezione di elementi opzionali. Cosa significa? Che questi elementi puoi anche non averli e avrai comunque dei buoni risultati sullo strumento, però sono delle cose che non solo ottimizzano lo studio, ma ti possono dare una mano anche a mantenere meglio lo strumento e a ottimizzare la resa complessiva dello studio. Un buon kit di pulizia è sicuramente un elemento importante per tenere lo strumento in ordine e pulito. Soprattutto questo kit di pulizia della iMelod è prodotto in USA
direi, ed è fatto veramente molto molto bene. L'ho già recensito in un video a parte su YouTube e devo dire la verità che è fatto veramente molto bene. Ha una piccola custodia richiudibile semirigida fatta veramente molto bene e contiene tutto quello che serve per tenere lo strumento in ordine, quindi lo straccio per la pulizia del kiver, lo straccio per la pulizia del corpo, gli spazzolini per pulire l'imboccatura e lancia, i piccoli pannetti per pulire le impronte sullo strumento, e devo dire che sono 16,99 € veramente ben spesi, e anche questo dura un bel po' di tempo, si compra una volta e poi non ci si pensa più. Una volta che viene tenuto pulito e in ordine è una cosa che dura diverso tempo. Sicuramente all'interno dello strumento Starton qualche straccio per la pulizia sicuramente c'è, però io consiglio di utilizzare anche questo perché è fatto veramente molto molto bene. Fra gli accessori che secondo me sono soldi ben spesi c'è anche un prodotto della Jazz Lab che si chiama Sax Holder Pro. Questa è una tracolla che sostituisce la tracollina che voi troverete all'interno dello strumento Starton, che comunque va bene per iniziare, intendiamoci, però dopo un po' di tempo che voi praticate con lo strumento potrebbe essere non solo scomoda ma addirittura farvi venire dei dolori al collo. Quindi io consiglio ai miei allievi appena possibile di andare a prendere questa tracolla che costa 44 €, non è molto economica ma vi posso garantire che sono i soldi meglio spesi, perché vi elimina tutto il peso dello strumento dal collo andandola a scaricare sui due spallacci e la parte che poi va sull'addome. È veramente un accessorio importantissimo, secondo me. Io lo uso da forse 16 o 17 anni, è veramente una bomba e non lo sostituirete più perché è eterno praticamente, anche quando prenderete lo strumento professionale non lo cambierete più. Di questo Sax Holder Pro esiste anche la versione XL, che è un pochino più grande per le persone che hanno corporature più robuste. Un altro accessorio che io consiglio, la prima lezione che faccio con i miei allievi, sono gli allenatori del fiato. Sono molto molto importanti e hanno un costo relativamente basso, perché considerando che poi si utilizzano per tantissimi anni, 24,90 € e questo a cono con la pallina, perché quando io mi trovo in situazioni dove sono leggermente raffreddato, la mattina sono un pochino più bloccato a livello dell'aria, questo semplicissimo direi attrezzo mi aiuta ad avere un miglioramento della qualità dell'aria. E cosa significa questo in soldoni? Migliore aria, migliore suono ovviamente. Nello specifico questo cilindro non crea resistenza sia in ispirazione che in espirazione, però permette di avere una maggiore capacità aerea perché va a lavorare sulla quantità dell'aria più che altro, ed è veramente molto molto utile. Molti allievi lo utilizzano anche in momenti dove sono un po' stressati, un po' stanchi, un po' nervosi, e tutti mi hanno riferito che questo tipo di ausilio li aiuta tantissimo a migliorare la consapevolezza del respiro ovviamente, ma anche la capacità del respiro. Un altro prodotto piuttosto economico, costa soltanto 22 € è questo qui. Questo accessorio ha due ghiere che servono per regolare la resistenza del fiato sia in ispirazione che in espirazione. I miei allievi, quando hanno problemi che cominciano a vedere che le ance tutte non funzionano e che il suono è brutto e non riescono ad avere il focus del suono che vorrebbero, si fanno 2-3 minuti di esercizi con questo ausilio e veramente devo dire che tutti mi dicono la stessa cosa: mi ha cambiato la vita. Questo accessorio viene moltissimo utilizzato da chi suona ottoni, perché loro giustamente devono avere una capacità di controllare l'aria veramente incredibile. Io ho studiato 5 anni tromba e devo dire la verità che queste cose le ho imparate da loro, che sono maestri di respirazione, perché veramente nei loro strumenti, se non hanno un controllo pazzesco dell'aria, non riescono ad avere un risultato soddisfacente. Di questo accessorio e dell'altro che ti ho fatto vedere prima, secondo me è come dire: investo 1 euro e ne guadagno 4, perché veramente fanno tanto la differenza. Sarà poi ovviamente l'insegnante che sceglierai a confermare o meno l'acquisto di questi accessori. Quanti soldi ti servono effettivamente per incominciare a suonare il sax? Prendiamo 298 € del sax. L'imboccatura Yamaha 4C costa 39 €.
Il kit salva imboccatura costa 6,99 €. In più abbiamo un pacchetto di ance da 26 €, un leggio che costa anche lui 26 €, intonatore, metronomo e l'organizzatore del tempo sono gratis. Abbiamo totalizzato 396 €. Se vogliamo darci una mano in più ed acquistare anche il nostro sax holder che costa 44 €, il kit di pulizia che costa circa 17 € e i tool di respirazione che costano 24,90 più 22 €, abbiamo 107,9, 108 € più o meno per avere un kit completo. Cosa significa? Che io con queste cose non compro più niente, a parte magari un pacchetto o due di ance. Il kit di base e il kit opzionale in totale danno la somma di 396 € più 108 €, sono 500 €. Con 500 € posso comprare lo strumento e tutto quello che mi serve. Ovviamente devo anche mettere in preventivo delle spese che poi saranno dilazionate nel tempo. Per esempio qualche altro pacchetto di ance lo dovrò comprare, se incomincio a fare lezione qualche libro devo comprarlo, perché giustamente bisogna seguire una metodologia e quindi si compra anche qualche libro, e il costo delle mie lezioni, che io decida di fare una lezione a settimana o delle lezioni una tantum, è sicuramente comunque un costo da mettere in preventivo, e quello poi varia da insegnante a insegnante. Se sei arrivato a questo punto del video, probabilmente questa guida ti è utile e quindi ti chiedo di farmi un regalo, di iscriverti al canale, di lasciarmi un commento, di lasciarmi un like. Tutte queste tre cose fatte insieme, ancora meglio, o singolarmente, possono aiutare l'algoritmo a farmi crescere ancora di più e fare altri contenuti come questo. Di tutti gli articoli di cui ti ho parlato troverai i link in descrizione, proprio facile, che più facile di così non si può, e soprattutto sono degli articoli che sono stati testati in un lasso di tempo piuttosto lungo, parliamo di qualche anno, e che in linea generale non hanno mai dato grossissimi problemi. Poi ovviamente noi sappiamo che una volta che compriamo il sassofono, almeno una volta l'anno da un tecnico bisogna farlo guardare, perché giustamente ha bisogno di una certa manutenzione, di vedere se la meccanica è in ordine, insomma bisogna farlo guardare ogni tanto. La parte degli accessori opzionale non è che la devi comprare per forza, sono un centinaio di euro in più che secondo me però sono dei soldi che spendi 100 e te ne valgono per 400. Perché? Perché ti aiutano tantissimo a migliorare la qualità dello studio e la qualità del suono, soprattutto nello strumento, e quindi io consiglio di prenderli. Ovviamente poi, come sappiamo, ogni testa è tribunale, quindi ogni insegnante ha la sua scuola di pensiero, c'è chi preferisce iniziare direttamente con gli strumenti Yamaha, c'è chi dice no, qualsiasi strumento va bene purché sia intonato e funzioni, e poi dopo si cambierà successivamente. Ognuno di noi ha il suo modo di vedere le cose, questo è normale e naturale. Questa guida è rivolta soprattutto a quelle persone che non hanno migliaia e migliaia di euro da spendere per incominciare a suonare, che magari vogliono fare un'esperienza con lo strumento e quindi vogliono trovare comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo, e secondo il mio punto di vista questa configurazione è il miglior rapporto qualità-prezzo. Ovviamente poi se uno inizia con uno strumento professionale, Selmer, bellissimo, con l'imboccatura da 500 euro, magari, non è detto, è meglio. Però è pur vero che non è che tutti hanno questa grandissima disponibilità economica, e comunque è giusto che anche tutti abbiano la possibilità di poter provare a suonare lo strumento. Io ho degli allievi che hanno iniziato con lo Starton e suonano veramente in una maniera incredibile, e hanno dovuto cambiare lo strumento dopo qualche anno perché giustamente quello strumento da studio non soddisfaceva più, era un pochino limitato, e quindi hanno preso Selmer, Yanagisawa, Yamaha, dei modelli però intermedio professionali. Molto spesso c'è l'idea che con lo strumento economico non si possa fare un granché. Io voglio rassicurare tutti sul fatto che non è assolutamente così. Con uno strumento da studio si può fare praticamente tutto quello che si vuole, perché la differenza non la fa lo strumento, ma la fa lo studente, la fanno le ore di studio che passi sullo strumento, la differenza la fa la meticolosità con cui tu studi lo strumento. Lo Starton è un bellissimo sax che, se abbinato a un buon setup con imboccatura come quella che ti ho consigliato e delle buone ance,
fa benissimo il suo lavoro. Io spero che questa guida completa all'acquisto del tuo primo sassofono possa veramente essere utile ad ottimizzare la spesa economica per iniziare a suonare. Secondo il mio punto di vista, questa è la migliore configurazione e spero che ti possa permettere di fare tanta bella musica, di divertirti e di creare la tua musica. Da Seriato è tutto e io ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!